io imprenditore, come faccio a delegare o comunque a dividere il lavoro? Certo, è un tema molto importante e c'è un modello molto semplice. Prima di tutto bisogna trovare la persona a cui delegare e questa persona deve avere almeno una di due caratteristiche. Deve avere, meglio se tutte e due naturalmente, Certo. deve avere competenza e deve avere motivazione. No, Quindi deve avere, diciamo, lo stesso obiettivo. Deve essere in grado di svolgere quel compito e deve volerlo fare, no? Cioè competenza e motivazione. Non sempre si è fortunati e si trova o si ha a disposizione nella squadra la persona giusta, però l'importante è che quella persona abbia almeno una di queste due e voglia sviluppare l'altra. Certo. Ti faccio un esempio. Un giovane collaboratore probabilmente ha una competenza bassa, ma ha una motivazione molto alta, no? Cioè è giovane, è appena entrato in azienda, però vuole imparare. Le competenze potrebbero essere scarse. Esatto, però vuole imparare, si trova bene in azienda e allora quella è una persona da tenere in considerazione perché è una persona che è molto motivata, poco competente, ma è motivata a aumentare la propria competenza. Questo è veramente è bello questo esempio, o altrimenti il contrario. Altrimenti il contrario, cioè magari una persona che è in azienda da molti anni, che è una colonna, che però magari nel tempo ha perso un po' di quegli stimoli, no? Allora dargli una nuova attività, dargli un nuovo compito, può far riaccendere quella scintilla, no? E siccome è una persona molto competente, con questa persona bisognerà coinvolgerla nel modo di raggiungere quell'obiettivo, cioè chiedergli: ma secondo te com'è che potremmo raggiungere questo obiettivo? Io vorrei che tu facessi questa attività, ma secondo te? Condividere. Esatto. Mentre invece col giovane bisogna dare delle direttive un pochino più diciamo decise, no? Perché naturalmente la sua competenza è bassa, quindi ha bisogno di qualcuno che gli dica come fare. Però in lui sfrutteremo l'energia, magari, no? Il fatto di non avere orari, magari il fatto di essere proprio che è motivato a rimanere in questa azienda, no? Esatto. Quindi questo è per trovare la persona a cui delegare. Poi bisogna delegare, no? E quindi lì è un'arte, perché bisogna definire bene l'obiettivo, definire bene i passi per raggiungere l'obiettivo, definire bene anche come misurare la realizzazione di questi passi, no? Sono stati fatti bene, sono stati fatti male. Ecco, se sono stati fatti bene, celebrare questi successi, no? Perché abbiamo una persona che sta imparando una nuova cosa e quindi bisogna spronarla, no? Ma può capitare anche che non vengano fatti bene immediatamente, no? E qui c'è il grosso rischio per l'imprenditore che magari perda la calma, no? E che dica: ok, tu non sei capace, allora mi riprendo io in mano la situazione. E questo è un grosso errore. È diciamo, un comportamento naturale, ma è un errore, perché l'imprenditore deve pensare al domani dell'azienda, al futuro dell'azienda, alla strategia per raggiungere quel futuro. Alla visione, no? Alla visione, no? Non deve perdersi nell'operatività di tutti i giorni. Allora deve insistere nel magari dare un feedback costruttivo per far raggiungere l'obiettivo a quella persona che magari l'ha fatto bene una volta, l'ha fatto bene 2 volte, ma poi per varie ragioni legate, non so, al carico di lavoro, magari non è riuscita a farlo come l'imprenditore voleva. Ovviamente poi è la persona a cui ci si riferische che emerge, se emerge o non emerge dipende poi da quella persona. Certo, poi è chiaro, questi sono modelli, diciamo, che vengono da una lunga esperienza di studi e di applicazioni. È chiaro che poi bisogna vedere cosa succede nella pratica. Assolutamente, no? E anche poi appunto magari rivolgersi a chi si ha più fiducia, o la fiducia viene dopo, nel senso che poi la fiducia è molto importante e quasi poi lì è una bella domanda questa, perché anche lì le persone sono diverse, no? Diverse persone danno fiducia in modo diverso, no? È vero. Per esempio io sono una persona che dà fiducia così, appena c'è una buona chimica do fiducia. Altre persone invece
vogliono dare fiducia sulla base dell'affidabilità dell'altra persona. Hanno bisogno di prove. Prove è una parola brutta, esatto. Però magari. Quindi la fiducia dipende anche dalle caratteristiche, certo, della persona. Insomma, assolutamente. Quindi questo è, diciamo, in generale riuscire ad organizzare il lavoro rivolgendosi a chi riteniamo sia questi paradigmi sono fondamentali. Esatto, partiamo da lì, poi ovviamente. Sì, poi è chiaro che anche questa l'abilità di delegare è un'arte, quindi si impara facendolo, certo. No? Quindi magari all'inizio non ci saranno sempre successi, ma poi col tempo magari l'imprenditore avrà più tempo per pensare alla strategia, più tempo per pensare alla sua famiglia. Chiaro, anche, esatto, no? E anche poi ne risentirà il lavoro, perché esatto. se si è più sereni esatto, tutto ne risente. Esatto. A proposito di responsabilizzare, no? Perché sì. poi si parla, se si delega significa che si dà una responsabilità. Esatto. Quindi come si responsabilizzano i collaboratori? È il passo successivo, no? Cioè bisogna, il punto chiave è quello di dare degli obiettivi cosiddetti SMART, okay. No? Vuol dire che devono essere molto specifici, misurabili, devono essere ambiziosi, quindi SMART, specifici, misurabili, certo. Ambiziosi, realistici. No? Quindi c'è proprio una dicitura, realistici. Sì, realistici e legati a un fattore tempo, no? Cioè questo obiettivo deve essere svolto entro un certo periodo di tempo, no? E una volta definito questo obiettivo SMART bisogna concordare con la persona quali saranno i passi per raggiungere quell'obiettivo e come e quando quei passi verranno misurati, certo. No? E quindi a ogni momento che verrà definito come una pietra miliare, diciamo, della valutazione dell'andamento, fare una revisione della situazione e qui entra in gioco il discorso del feedback costruttivo, esatto. O del feedback positivo. Naturalmente se la persona sta lavorando bene, feedback positivo. Se la persona invece ha bisogno di qualche correzione, farla ragionare sull'impatto che quell'errore ha avuto sul raggiungimento dell'obiettivo. Ecco, quindi no? Far capire esatto, quell'errore, che impatto, no? E invece, una volta fatto questo ragionamento, qual è il risultato che io voglio che tu abbia? No? Certo. E allora farlo ragionare di nuovo sulla base dell'esperienza fatta, come evitare di rifare quell'errore, in modo da raggiungere l'obiettivo. Esatto, però appunto l'atteggiamento dell'imprenditore deve essere sempre quello della visione comune, quindi del cercare di condividere per farlo in qualche modo scaturire nel collaboratore la motivazione, ma non lasciarlo lì, vabbè adesso te l'ho dato, ti ho responsabilizzato su questa cosa, veditela tu. Non può essere quella così, non no? È delega, quella è abbandono. No, cioè io ti ho abbandonato il collaboratore. No, ecco, non è costruttivo il fatto questo. Della responsabilizzazione nasce dal ragionamento da far ragionare il collaboratore, cioè da fargli sviluppare delle soluzioni. Ecco. No? È lui stesso che sviluppa soluzioni. È chiaro che siccome sono le sue soluzioni e le ha concordate con l'imprenditore, ti puoi immaginare che motivazione avrà, certo, nell'implementarle. No? E quindi questo discorso del far ragionare il collaboratore e fargli sviluppare delle soluzioni è molto importante e è la chiave, certo, di volta per responsabilizzare il collaboratore. Questo è fondamentale anche per responsabilità, e sempre il discorso del coinvolgerlo in quello che, certo, sono le attività dell'azienda, certo, che nessuno rimanga indietro. Poi se uno rimane indietro a quel punto si potrà dire che è causa sua, cioè nel senso che il collaboratore tocchi un altro argomento che è molto importante per i collaboratori, per gli imprenditori. Gli imprenditori tendono a pensare che tutto il loro personale debba essere uguale a loro stessi, no? Non può essere così. No? Non può essere così. Per cui questa è una consapevolezza molto importante per l'imprenditore, che ci saranno all'interno della loro squadra i veri leader, quelli che porteranno avanti l'azienda assieme a lui o a lei, certo,
Ci saranno le persone che sono grandi professionisti, che fanno bene il proprio lavoro, che saranno probabilmente la maggior parte, ma ci saranno anche persone che magari non sono fatte per questa azienda. È chiaro. E allora è importante che l'imprenditore capisca la suddivisione del proprio personale all'interno di queste 3 categorie.